Buongiorno a tutti e bentrovati su Cronia. Nel video di oggi andiamo a vedere come realizzare delle fasce per capelli con l'uncinetto e approfittiamo dell'occasione per vedere 4 diversi tipi di lavorazione che potremo poi utilizzare per qualsiasi tipo di altro progetto. I filati che andrò a utilizzare sono tutte rimanenze, per questo progetto infatti servono davvero pochi grammi di filato e in particolare io sto utilizzando della lana merino che lavoro con un uncinetto 3,5. Partiamo subito quindi con la prima lavorazione. Si tratta di una lavorazione a scacchiera che io ho deciso di lavorare con maglie altissime. In particolare lavorerò la mia scacchiera su una base di 4 maglie, quindi a gruppi di 4, e di seguito vi farò vedere come. Quindi avvio una catenella iniziale con un numero di catenelle che sia appunto un multiplo di 4. Siccome voglio realizzare una fascia abbastanza larga, parto lavorando 19 catenelle. La 20ª sarà inglobata nelle mie maglie aggiuntive, quelle che di riga in riga poi si useranno per girare il lavoro e continuare la lavorazione. Quindi oltre le mie prime 19 catenelle vado a realizzare altre 4 catenelle che rappresentano la mia prima maglia altissima di giro. Lavorate queste 4 catenelle per girare il lavoro, avvio la mia lavorazione di maglie altissime. Quindi 2 volte filo sull'uncinetto ed entro contando a ritroso nella 5ª catenella. Prendo il filo e lo porto avanti, dopodiché filo sull'uncinetto e passo nelle prime 2 asole, poi ancora filo sull'uncinetto e passo nelle successive 2 asole, poi ancora filo sull'uncinetto e passo nelle ultime 2 asole, realizzando così la mia maglia altissima. Lavoro maglie altissime su tutte le catenelle. A questo punto abbiamo le nostre prime 20 maglie. Giriamo il lavoro e ci alziamo di 4 catenelle. Lavoreremo a gruppi di 4, contando che la prima maglia è quella di giro, dobbiamo adesso lavorarne altre 3 sul davanti del lavoro. Quindi vado ad eseguire le mie maglie altissime passando l'uncinetto in questo modo, in modo da avere le maglie su cui sto lavorando davanti al mio uncinetto. Ho lavorato quindi le mie prime 4 maglie sul davanti, le successive 4 le lavorerò sul retro, quindi passerò l'uncinetto in questo modo dietro alla mia lavorazione in modo da avere la maglia su cui sto lavorando dietro al mio uncinetto. Continuo quindi la mia lavorazione di maglie altissime alternate a gruppi di 4, lavorate come appena fatto, quindi 4 sul davanti seguite da 4 sul retro e così via fino alla fine della riga. Quello che dobbiamo fare da qui in poi sarà alternare la lavorazione ogni 2 righe. Avendo già lavorato le prime 2 righe, adesso quindi giriamo il lavoro e ci alziamo di 4 catenelle. Guardiamo la lavorazione, in questo caso le maglie su cui andiamo a lavorare risultano lavorate sul retro, quindi adesso le lavoreremo sul davanti. Le successive 4 al contrario risultano lavorate sul davanti e quindi adesso le lavoreremo sul retro. E continuiamo così fino a completare la riga. Come accennavo prima, la lavorazione va alternata ogni 2 righe. In questo caso noi abbiamo lavorato la prima riga con lavorazione diversa, quindi giriamo il lavoro e procediamo seguendo la lavorazione sottostante. Dopo esserci alzati di 4 catenelle, quindi avviamo la lavorazione di maglie altissime con maglie lavorate sul retro, proprio come quelle della riga precedente. Le successive le lavorerò quindi sul davanti e anche in questo caso continuo così fino alla fine della riga.
Come vedete inizia a vedersi la lavorazione a scacchiera. Queste prime 4 righe rappresentano tutto ciò che dobbiamo fare per portare avanti questa lavorazione. Quindi continuiamo a lavorare le maglie a gruppi di 4 alternando la lavorazione sul davanti o sul retro delle maglie ogni 2 righe fino a raggiungere la lunghezza della fascia che desideriamo. Questa è la mia fascia ultimata. Io volevo in questo caso una fascia appunto abbastanza larga, infatti è lavorata su una base di 20 maglie per una larghezza di circa 10 cm, mentre per quanto riguarda la lunghezza totale io ho realizzato circa 40 cm di lavorazione. Questa lavorazione a scacchiera è molto bella e versatile anche per realizzare altri progetti. In questo caso, anche per lasciare tutta l'attenzione sulla lavorazione, andrò quindi a realizzare una chiusura semplice. Quindi avvicino semplicemente i 2 estremi della mia fascia e li vado a unire con una serie di maglie bassissime. E questa è la mia prima fascia, nonché prima lavorazione che vi propongo, molto bella, relativamente semplice da realizzare e mantiene peraltro anche una bella elasticità, rimanendo quindi anche molto morbida una volta indossata. Passiamo ora alla seconda fascia. Qui andrò a lavorare una fascia più piccola con una lavorazione a punto riso. Questa lavorazione va eseguita su una base pari. Io in questo caso inizio avviando 16 catenelle. Realizzate le mie 16 catenelle, avvio la lavorazione per il punto riso. In questo modo. Mi alzo di una catenella e lavoro una maglia bassa nella terza catenella. Realizzo ora una catenella e poi ancora una maglia bassa, non nella prima catenella che ho a disposizione, ma nella successiva. Ancora una catenella, salto il primo punto e realizzo una maglia bassa nel punto seguente. E continuo in questo modo la mia lavorazione su tutta la riga. Arrivati alla fine della riga, se ho lavorato correttamente, dovrei concludere con una maglia bassa nell'ultima catenella. Vediamo ora come procedere per eseguire la lavorazione. Arrivati alla fine della riga ci alziamo di 2 catenelle e giriamo il lavoro. Andiamo a lavorare quindi una maglia bassa nell'arco che si è creato dove nella riga precedente abbiamo lavorato una catenella. Dopo la maglia eseguiamo quindi una catenella e lavoriamo un'altra maglia bassa sempre nell'arco successivo. Poi ancora una catenella e ancora una maglia bassa nell'arco successivo. E continuiamo così, quindi lavorando maglie basse negli archi delle righe precedenti alternati con delle catenelle. Arrivati alla fine di ogni riga concluderemo con una maglia bassa lavorata nello spazio che si è creato con le catenelle di giro della riga precedente. La lavorazione quindi è davvero semplice perché ogni riga andrà semplicemente lavorata in questo modo fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Anche in questo caso io ho lavorato una lunghezza totale di circa 40 cm, la fascia risulta un po' più piccola della precedente, un po' più stretta, sono infatti circa 6 cm di larghezza. Andiamo a vedere come chiudere questa fascia. Prendo le 2 estremità e le piego a metà, in questo modo. Quindi incastro le 2 estremità tra di loro e le vado a chiudere insieme con un ago da maglieria. Una volta assicuratami di aver cucito insieme le 2 parti, chiudo il lavoro con un nodo, taglio il filo, quindi giro il mio lavoro. Come vedete questa chiusura è estremamente semplice da realizzare e si crea questo nodo che dà un bellissimo effetto. Vediamo ora come lavorare la terza fascia. Questa in realtà sarà la più semplice delle 4 che vi propongo in questo video, in quanto si tratta di una semplice lavorazione a coste e vediamo subito insieme come realizzarla.
Come sempre avvio il mio lavoro con una catenella, in questo caso possiamo scegliere di lavorare un numero di catenelle che vogliamo. Io ancora una volta ne realizzo 16. Lavoreremo con mezze maglie alte, quindi terminate le nostre catenelle ne realizziamo altre 2 e avviamo la nostra prima mezza maglia alta nella terza catenella. Realizziamo mezze maglie alte su tutte le nostre catenelle. Terminata la riga ci alziamo di 2 catenelle per girare il lavoro e procediamo con la realizzazione di mezze maglie alte in costa retro su tutta la riga. Per lavorare una maglia in costa retro dobbiamo far passare l'uncinetto solo nell'asola posteriore del punto su cui andremo ad eseguire la maglia stessa. Semplicemente andiamo a lavorare così tutta la riga. Lavorate alcune righe di mezze maglie alte, in costa retro possiamo vedere che la lavorazione prende la classica forma a coste. Continuiamo quindi così per tutta la lunghezza che ci occorre. Terminata la lavorazione si presenta così. Questa è la lavorazione elastica per eccellenza ed è infatti anche il modo in cui si realizzano ad esempio i polsini o le porzioni elastiche di un berretto ed è quindi ovviamente perfetta anche per una fascia per capelli. Anche in questo caso farò una chiusura a nodo leggermente diversa però dalla precedente. Quindi avviciniamo i 2 estremi del nostro lavoro, li pieghiamo a metà e poi pieghiamo verso l'esterno i 2 lembi laterali. Mi rendo conto che le mie spiegazioni possono essere poco chiare, ma spero si capisca comunque cosa intendo anche grazie al supporto del visivo. Anche in questo caso, dopo aver piegato gli estremi da unire, li vado a cucire insieme con un ago da maglieria. Una volta cuciti, giro il mio lavoro e posso vedere il risultato. Anche in questo caso quindi è una chiusura a nodo con una forma leggermente diversa dalla precedente. Personalmente questa seconda chiusura in realtà la consiglio per fasce un po' più alte di quella che ho realizzato io, perché piegando più volte i bordi riusciremo a vedere meglio il nodo che si va a formare. Vediamo adesso l'ultima fascia. Questa la realizzeremo con una lavorazione a pompon e vediamo subito come eseguirla. Partiamo con l'avviare 15 catenelle. Ora avvio la mia lavorazione realizzando per prima cosa un'ulteriore catenella che mi serve per avviare il lavoro. Realizzo poi la mia prima maglia bassa nella seconda catenella. Da qui lavoro 2 righe di maglie basse lavorate semplicemente punto su punto. Terminate le mie 2 righe vediamo come avviare la lavorazione a pompon lavorando il punto petalo. Realizzo per prima cosa una maglia bassa nel primo punto. Nel punto successivo invece vado a lavorare 4 maglie alte che non vado a terminare, vediamo come. Quindi entro nel mio secondo punto come per lavorare una maglia alta, ma invece di terminarla la lavoro solo a metà. Ora, sempre in questo secondo punto, lavoro allo stesso modo altre 3 maglie alte, che lavoro sempre solo a metà. Adesso ho 4 maglie alte nello stesso punto lavorate parzialmente. Le vado a chiudere tutte insieme e ho lavorato il mio primo punto petalo. Ora lavoro i successivi 3 punti con 3 maglie basse. Qui vado di nuovo a lavorare un punto petalo come in precedenza, quindi proprio come prima lavoro solo parzialmente 4 maglie alte nello stesso punto. Terminata la lavorazione parziale della quarta maglia, le vado poi a chiudere tutte e 4 assieme. Nuovamente lavoro 3 maglie basse nei punti successivi. E ancora una volta nel punto successivo realizzo il mio punto petalo. Ancora lavoro 3 maglie basse nei punti successivi e mi rimangono gli ultimi 2 punti da lavorare. Nel penultimo punto lavoro ancora il mio punto petalo con 4 maglie alte.
e termino poi nell'ultimo punto con una semplice maglia bassa. Terminata la mia riga di punti petalo, procedo lavorando altre 3 righe di solo maglie basse. Lavorate le 3 righe di maglie basse, posso avviare la mia seconda riga di lavorazione con i punti petalo come in precedenza. L'unica cosa che vado a fare di diverso è quella di distribuire diversamente lungo la riga i pompon che si vanno a formare. Se prima ho lavorato una maglia bassa e poi subito la mia lavorazione con punto petalo, in questo caso parto lavorando 3 maglie basse. Ora nel quarto punto avvio il mio primo punto petalo. Ancora 3 maglie basse, seguite da un punto petalo. Ancora una volta 3 maglie basse, seguite da un punto petalo. Termino la riga lavorando 3 maglie basse negli ultimi punti. Essenzialmente quella che abbiamo appena realizzato è la sequenza che poi si andrà a ripetere. Quindi adesso lavorerò ancora 3 righe di maglie basse per poi avviare una riga alternata di maglie basse e punti petalo esattamente nello stesso ordine della prima. Nuovamente lavorerò 3 righe di maglie basse e poi lavorerò un'altra riga di punti petalo distribuiti come nella riga appena realizzata. Continuo a lavorare in questo modo la mia sequenza fino a raggiungere la lunghezza che desidero. Sono arrivata alla fine della mia lavorazione. Come potete vedere, l'effetto della lavorazione a pompon è super carino, almeno io lo trovo molto sfizioso. Andando ad alternare poi la distribuzione dei pompon si crea un pattern sempre regolare, ma con un po' di movimento in più. Vediamo come chiudere quest'ultima fascia. Ancora una volta avvicino i 2 estremi e li vado a chiudere con un ago da maglieria. In modo molto semplice con l'ago entro ed esco da tutti i punti a serpentina, ovvero entrando e uscendo lateralmente senza mai intrecciare il filo. Arrivati alla fine, tiro il filo e creo così una leggera arricciatura, un effetto a fiocchetto. Dopodiché faccio un paio di punti di chiusura per fissare il filo. Ora quello che faccio è realizzare una fascettina di maglie basse. Io in questo caso ho realizzato 2 righe di 15 maglie basse lavorate punto su punto. Concludo quindi il mio lavoro posizionando questa fascetta sul punto di chiusura in modo da andare ad ultimare l'effetto a fiocco e fisso tutto con alcuni punti. Finito di cucire, nascondo il filo e girando il mio lavoro posso vedere la mia fascia finita con questa chiusura a fiocchetto molto carina. E queste sono le 4 fasce che abbiamo lavorato in questo video con le relative 4 lavorazioni e le relative 4 chiusure. Io spero che questo video vi possa essere utile non solo per andare a realizzare questo particolare oggetto, ma in generale per poter portare avanti svariati tipi di lavori, in quanto comunque queste lavorazioni si prestano bene per andare a realizzare diversi prodotti, sono estremamente versatili. E con questo direi che il video si può concludere. Vi chiedo di farmi sapere cosa ne pensate di quello che abbiamo lavorato in questo video e se avete dei consigli come sempre sono ben accetti. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con me fino a questo momento, grazie per essere passati, grazie a chi rimane e grazie anche a chi dà un'occhiata e se ne va. Vi auguro ogni bene e a presto!